Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. La storia di una donna che ha lottato disperatamente per i suoi figli, che ha avuto il coraggio di fare 10 denunce, ma che non è stata aiutata, supportata, ascoltata. Ascoltiamola ora, noi, tutte insieme, la storia di Erika Patti. Oggi devo fare un piccolo disclaimer. Quando mi trovo di fronte a storie come questa, così dolorose, crude, dure, mi pongo sempre il problema se sia moralmente corretto divulgarle qua su YouTube. Ci ho pensato a lungo e poi sono giunta alla conclusione che è doveroso farlo, perché penso che sia necessario proprio abbattere questi tabù. Bisogna raccontare queste storie, fare in modo che queste tragedie non rimangano fine a se stesse, ma che siano di monito affinché non avvenga più nulla di simile, che nessuno si trovi più in queste brutte situazioni. Penso che sia necessario anche parlarne per cambiare il nostro tipo di mentalità ancora troppo patriarcale. Vi lascio nell'info box tutta una serie di informazioni. Innanzitutto i riferimenti al libro scritto dalla protagonista di questa vicenda, da Erika Patti, libro che ho letto per fare questo video. Vi lascio anche il link all'associazione che ha aperto dopo questa tremenda tragedia. E poi vi lascio il link dell'intervista che Nadia Toffa aveva fatto con la trasmissione Le Iene proprio a Erika Patti. È un video molto forte. Io vi consiglio di vedere magari prima il mio video, che è un po' più soft, e arrivarci per gradi, se ci riuscite. Preciso un'ulteriore cosa prima di lasciarvi alla visione del video. In tutto il corso del video ho di proposito evitato di riferire e di riportare tutti gli epiteti malevoli e gratuiti che l'altro protagonista della vicenda lanciava contro Erika Patti. Questo non tanto per la censura di YouTube, quanto perché proprio mi davano fastidio, infastidivano me, e penso che non siano necessari per farvi comprendere la vicenda e la situazione. Immagino che li possiate capire benissimo e immaginare. Vi lascio ora alla visione del video. Erika Patti è del 72 ed è di Ono San Pietro, un piccolo paese che non arriva a 1000 abitanti della Val Camonica, in provincia di Brescia. Erika conosce il suo futuro marito quando ha 18 anni e lo conosce in una discoteca di seriate il XX secolo. Erika è colpita dalla bellezza di quel ragazzo che fa l'imbianchino e vive a Milano. Inizialmente i due si frequentano solo nel weekend, poi il tempo passa e la relazione si fa più seria. Erika quindi lo presenta ai suoi genitori e i due vanno a convivere. Inizialmente Pasqualino è molto affettuoso, la riempie di regali e soprattutto è sempre presente, forse troppo presente col senno di poi. Più la storia si fa seria, più Erika esce meno con la sua compagnia storica e con le sue amiche, stretta nella morsa della relazione con Pasqualino. Erika è innamorata, è giovane e non può accorgersi di quei piccoli e grandi segnali d'allarme. Come un episodio, pochi mesi dopo che si sono messi insieme, quando durante un litigio Erika le dice che forse è meglio interrompere di quella relazione e Pasqualino reagisce mettendole le mani al collo. Erika lo perdona, lo scusa, pensa che quello sia un episodio che non si sarebbe più verificato. Pasqualino è solito avere reazioni esagerate, fare scenate, ma la relazione tra alti e bassi prosegue. Il fidanzamento dura 6 anni e poi, inevitabilmente, nel 1997 arriva il matrimonio, anche se Erika ormai per Pasqualino non prova più nulla. Ma allora, perché si è sposata? Forse per non ammettere un fallimento, per orgoglio, o probabilmente perché si è già accorta che troncare quella relazione non sarebbe stato facile. I due decidono di avere un figlio e così nel 99 Erika rimane incinta ed è proprio durante la gravidanza che scopre che Pasqualino ha un problema col gioco d'azzardo, che è ludopatico.
Una volta che è stato scoperto, Pasqualino dice che avrebbe smesso, mente ovviamente. Erika però già non si fida più di lui e qualche mese dopo viene contattata dal direttore della banca che la informa che il loro conto ormai è in rosso. Andrea nasce l'11 gennaio del 2000 a Esine con un parto cesareo d'urgenza. Il piccolino sta bene, però poi ha problemi col latte artificiale, mangia e cresce poco. Tra la preoccupazione per il piccolino e i difficili rapporti col marito, la neomamma comincia a soffrire di attacchi di panico. Ma per Erika non c'è comprensione da parte del marito. L'uomo le dice che i problemi sono tutti nella sua testa e che se li deve far passare. Pasqualino è solito urlare, sbraitare, non picchia la moglie, ma è solito urlarle epiteti che sono inaccettabili per una donna. Ed è in questo clima familiare che inaspettatamente Erika rimane di nuovo incinta. In quel periodo Erika aveva lasciato il suo lavoro a tempo pieno e aveva trovato un lavoro part-time che le desse la possibilità di crescere Andrea e l'aveva trovato presso un'officina meccanica. I suoi colleghi erano praticamente tutti uomini e questo faceva ingelosire tantissimo il marito, che era un continuo fare battute e allusioni sul fatto che lei lo tradisse. Davide nasce l'11 aprile del 2004, il giorno di Pasqua, e a differenza di suo fratello, che ha gli occhi azzurri e i capelli biondi, lui ha occhi e capelli neri e una carnagione olivastra, proprio come quella del suo papà, che però continua a fare stupide battute sul fatto che i due fratelli non si assomigliano, alludendo al fatto che la moglie lo abbia tradito con qualche collega. Erika, stretta nella morsa di quella relazione con Pasqualino, sta sempre più male, soffre sempre più spesso di attacchi di panico ed è costretta a prendere farmaci sempre più potenti. La donna non riesce più a guidare, fa fatica a stare in mezzo alla gente e allora comincia a frequentare uno psicoterapeuta. Lo farà per 2 anni e ne troverà giovamento, anche se al marito proprio dà fastidio che lei abbia un supporto psicologico e continua a rinfacciarle il costo di quelle visite. Finalmente nel 2006 Erika comunica al marito che lei non ce la fa più, che lei si vuole separare. E allora che succede un fatto molto grave. Una sera, mentre i due sono in camera da letto, l'uomo prende un cuscino e glielo preme con violenza sul volto, mentre le urla epiteti irripetibili e le dice: se tu ti vuoi separare, questo è il tuo destino. Da quel giorno Pasqualina Iocavone passa dalla violenza verbale alla violenza fisica. Lui non dà calci, sberle o pugni, quelli li riserva ai tavoli, alle sedie. Lui mette le mani al collo e stringe. Di quello che succede in quella casa, Erika, che è una donna molto chiusa e riservata, non dice niente a nessuno, nemmeno ai suoi genitori, nemmeno alle sue amiche. Iacovone se n'è andato di casa nel 2009 e nel 2010 è arrivata la separazione. Da quel momento per Erika, per i suoi genitori e per i bambini è iniziato l'incubo. All'esterno la famiglia Iacovone sembrava perfetta e quindi la notizia della separazione lascia tutti allibiti e perplessi. Nessuno sa degli insulti, delle mani al collo, della ludopatia. Persino i genitori di Erika, che sanno del carattere irascibile dell'uomo, perché lo sentono i rumori, lo sentono urlare, non sanno tutto il resto. Il padre di Erika aveva già capito che tipo di uomo fosse Pasqualino, mentre la madre no, e all'inizio della separazione era quasi più dalla parte del genero che della figlia. Mentre Erika, nella fase di separazione, è molto attenta ai figli e chiede al marito di parlargli insieme, l'uomo non perde occasione per gettare su di lei tutte le colpe. Dice ai figli che la madre è una poco di buono, che è colpa sua se si sono separati, perché lei non lo vuole più, lei lo vuole rovinare, gli vuole togliere la casa, i figli, i soldi. Erika cerca in tutti i modi di rendere quella separazione meno dolorosa possibile, per i figli ma anche per il marito. Pasqualino invece non riesce ad accettarla e diventa sempre più violento. Arriva al punto di mettere di nuovo le mani al collo a Erika e di urlarle:
Tu i tuoi figli li vedrai solo su una foto, su una lapide. Una frase agghiacciante solo il fatto di pensarlo. Erika però pensa che Pasqualino abbia bisogno di tempo per metabolizzare la separazione, ma Pasqualino non è in grado di metabolizzare la separazione e quella sarà solo l'inizio di un'escalation di violenza e di follia. L'uomo sviluppa una vera e propria ossessione per la donna. La tempesta di telefonate, di SMS minacciosi, la pedina. Erika non può prendere la macchina che se lo trova dietro ed ogni scusa è buona per minacciarla e per riempirla di insulti di ogni tipo. Erika fa la prima telefonata ai carabinieri il 14 settembre del 2011, quando Iacovone cerca di investirla. Lei si salva soltanto perché ha la destrezza e l'abilità di gettarsi in una scarpata, ma l'uomo scende dalla macchina e comincia a metterle le mani al collo. Erika in quell'occasione si salva solo perché il padre sente le sue urla. Esce e i due insieme chiamano i carabinieri, che quando arrivano trovano ancora lì Pasqualino. I carabinieri in quell'occasione minimizzano e dicono a Erika di portare pazienza col marito che ha lasciato. La prima denuncia dai carabinieri Erika la fa il 2 luglio del 2012, dopo che Iacovone gli ha detto: l'unico modo per farti del male è farlo ai tuoi figli. Io adesso me li porto via per 15 giorni al mare, li ammazzo e tu non li rivedrai più. Erika si fa aiutare dal suo avvocato a fare la denuncia. Scrive tutto, ci mettono 6 ore. Scrive di tutti i comportamenti fuori luogo, delle minacce, delle telefonate, degli SMS, dei tentativi di farla uscire di strada con l'auto. Scrive tutto. Portano la denuncia ai carabinieri di Capodiponte, dove dicono che vogliono fare una denuncia per stalking. E il carabiniere gli risponde: che parola difficile stalking, noi qua nemmeno la conosciamo. I carabinieri leggono la denuncia senza dare nessun tipo di risposta a Erika, che rimane basita, smarrita, perplessa, e i suoi figli quell'anno sono potuti andare col padre in vacanza. I 15 giorni più lunghi della vita di Erika, perché quando i figli sono con lui, lei non li può sentire al telefono, il padre glielo impedisce, gli requisisce i cellulari. Una vera tortura per Erika. Erika di denunce dai carabinieri ne farà 10. 10 denunce dove lei porta anche prove audio e video di quello che fa Iacovone. Eppure nessuno fa nulla e il tempo passa inesorabilmente. Il 7 gennaio 2013, dopo una serie di denunce per minacce, sia a Erika che ai suoi genitori arriva il divieto di avvicinamento da parte del GIP. Peccato che sia impraticabile in un paese così piccolo come Ono San Pietro, e peccato che tutte le volte che Iacovone rompe questo divieto non succede nulla. Dopo il divieto di avvicinamento vengono allertati anche i servizi sociali sulla situazione e l'AS della Val Camonica prende in carico il caso e a gennaio vengono convocati e sentiti sia Erika che Pasqualino. L'assistente sociale e la psicologa del consultorio ritengono che sia indispensabile una valutazione psichiatrica di Pasqualino per via della reiterazione dei suoi comportamenti, della durata, della frequenza e della gravità e soprattutto dello scarso controllo che ha l'uomo su quegli impulsi. Stendono una relazione e il 18 febbraio la inviano erroneamente al GIP, a quello che aveva firmato il divieto di avvicinamento, mentre avrebbero dovuto mandarla al Tribunale dei minori. Questo fa perdere ancora tempo in cui nessuno fa nulla. Il 27 febbraio Iacovone riceve l'avviso di conclusione delle indagini per il reato di stalking e quella vita, che era già un inferno, non fa che peggiorare. La cosa tremenda è che adesso gli insulti e le minacce non le ricevono più soltanto Erika e i suoi genitori, ma anche i figli. I figli che ovviamente ne risentono. Davide, che è più introverso, si chiude in se stesso, mentre Andrea manifesta questo malessere.
e la prima cosa sul quale si manifesta il suo malessere è l'andamento scolastico che cala drasticamente, tanto che Andrea non vuole più nemmeno andare a scuola. Il 10 marzo accade un fatto gravissimo perché i bambini sono a casa del padre e Andrea non vuole andare a scuola. Pasqualino perde le staffe, prende un coltello e urla ad Andrea di chiamare sua madre, di chiamarla, di farla andare lì così la può ammazzare. Andrea, spaventatissimo, scappa dalla casa del padre e raggiunge la madre. Erika chiama subito i carabinieri che vanno a recuperare Davide, che è ancora in casa col padre. Trattengono in caserma 1 o 2 ore Pasqualino, che poi torna a casa e torna e riprende a fare le ronde sotto casa di Erika. Il 19 marzo viene mandata una nuova relazione sia al Tribunale dei minori che al Tribunale ordinario. Il 28 marzo il PM del Tribunale dei minori chiede che sia costituito il ricorso. Il 12 aprile il PM affida l'incarico all'unità operativa tutela dei minori e al CPS e chiede loro di fare una relazione da depositare entro il 10 di settembre. L'ASL il 22 aprile riceve la nota e la protocolla il 23. Lo stesso giorno il giudice relatore fissa l'udienza dove dovranno comparire sia Erika che Andrea. Il giorno è fissato per il 2 ottobre alle 13:30. Il 30 maggio viene aperta la cartella di Davide e Andrea presso i servizi sociali di tutela del minore all'ASL di Valcamonica. Ora tutte le autorità sono a conoscenza della situazione e potrebbero agire per urgenza. Tutti sono preoccupati per la gravità, tutti sono d'accordo che è urgente prendere dei provvedimenti e tutti sono preoccupati per lo stato psicologico di Andrea e Davide, ma nessuno fa nulla. Il primo e unico incontro tra la psicologa del consultorio e Andrea e Davide avviene il 20 di giugno. Il secondo incontro sarebbe dovuto avvenire il 16 di luglio alle 14:30, ma a quell'ora Andrea e Davide sono già morti. Anche quell'anno, come prevede la sentenza di separazione, che è stata impugnata da Erika che mi ha chiesto il ricorso, Iacovone ha il diritto di portare i figli con sé 15 giorni al mare. Ha questo diritto nonostante le minacce di morte, le minacce che Erika ha riferito ai carabinieri e ai servizi sociali. Erika non può fare nulla. Erika deve consegnare i figli al marito. I bambini fanno sapere alla mamma che torneranno dalla vacanza col padre il 15 luglio ed Erika, come al solito, per queste 2 settimane non riesce a mettersi in contatto con i figli perché il marito glielo impedisce. La domenica 15 luglio Iacovone i figli non li riporta a Erika, che è preoccupatissima, e nonostante il decreto di allontanamento esce per il paese a cercare i suoi bambini. Passa sotto la casa dell'ex marito dove vede l'auto e vede le luci accese. Allora aspetta il giorno successivo, il lunedì, e alle 8 chiama subito il suo avvocato e poi alle 8:30 le assistenti sociali, che però sono impegnate e dicono che l'avrebbero richiamata. La richiamano alle 17:30 dicendo di stare calma, di stare tranquilla, che quella sera il marito le avrebbe riportato i figli. Ovviamente quella sera il marito non riporta i figli a Erika. Quel tragico martedì 16 luglio 2013 Erika alle 8:20 chiama subito i servizi sociali, che ovviamente sono impegnati, non le possono rispondere e le dicono che la richiameranno. La richiameranno alle 11:20, quando ormai sarà troppo tardi, perché alle 9:30 salirà nell'appartamento di Erika dal piano sotto sua nonna, che si siederà sul divano e gli dirà di correre dai suoi figli. Erika si precipita in bagno per cambiarsi e vede passare il camion dei pompieri. E allora capisce anche se nessuno glielo dice. Erika sa già che i suoi figli sono morti. In qualche modo prende l'auto, si precipita davanti alla casa di Iacovone e comincia a urlare: me li ha ammazzati, me li ha ammazzati. La gente la guarda come se fosse impazzita. Non le credono, come non le hanno credute i carabinieri e come non le hanno creduto i servizi sociali.
La ricostruzione di quello che è successo a Davide ed Andrea quella mattina è drammatica. I due bambini di 9 e 13 anni erano con il loro papà, quel papà che loro amavano e di cui si fidavano. Il loro papà li ha uccisi, soffocandoli mentre stavano dormendo nel lettone matrimoniale di quel bilocale dove abitava. Li ha uccisi con un cuscino proprio quella mattina di quel 16 luglio del 2013. Quei due bambini amavano il loro papà, che in corpo invece aveva solo odio e rancore per Erika, alla quale voleva infliggere un'ultima definitiva sofferenza. E allora Iacovone uccide i suoi stessi figli per provare il gusto tremendo di vederla soffrire. Ucciderli però non basta. L'uomo vuole che Erika non possa più vederli, non possa più nemmeno abbracciarli un'ultima volta. Così sparge la benzina dappertutto in quel bilocale, soprattutto sul letto dove sono adagiati quei corpicini straziati, e si premura anche di mettere sotto quei corpicini degli asciugamani imbevuti di benzina. Pasqualino sparge con cura la benzina all'interno di quel bilocale, ignaro degli effetti che ha quel liquido in un ambiente chiuso. La benzina evapora velocemente e satura la stanza in forma gassosa. L'uomo appicca l'incendio e si dirige verso la porta finestra della camera da letto per scappare, per uscire illeso, per salvarsi, ma viene colto dalla deflagrazione che lo investe in pieno. L'uomo sopravvive, ma con ustioni sul 90% del corpo. L'uomo ha sempre sostenuto di non ricordare quello che è successo quel giorno, ma questa volta è lui che non viene creduto, perché tutte le prove sono contro di lui. È stato lui ad uccidere i suoi figli e lui ad appiccare quell'incendio. In tutti i gradi di giudizio è stato condannato all'ergastolo, pena confermata dalla Cassazione il 12 aprile del 2017. Il 20 luglio si sono celebrati i funerali di Davide e di Andrea. Il comune ha dichiarato lutto cittadino, ha abbassato a mezz'asta le bandiere del municipio e della scuola e si sono abbassate le saracinesche dei negozi. Davanti alla facciata della chiesa di Sant'Alessandro, gremita da oltre 2000 persone, erano appesi gli striscioni degli amici di Andrea e Davide. All'uscita dalla chiesa delle due bare bianche, i compagni di calcio e di scuola di Andrea e Davide hanno fatto volare dei palloncini azzurri e bianchi e hanno scritto una commovente poesia per Erika. Ehi, non stare a piangere sulle nostre tombe. Non siamo lì. Siamo 1000 venti che soffiano. Siamo la scintilla diamante sulla neve. Siamo la luce del giorno sul grano maturo. Siamo la pioggia geladina d'autunno quando ti svegli nelle quiete del mattino. Siamo le stelle che brillano di notte. Non stare a piangere sulle nostre tombe. Non siamo lì e ricordati, noi ci saremo sempre. Ci saremo nell'aria. Allora, quando ci vuoi parlare, mettiti da parte, chiudi gli occhi e cercaci. Ci si parla, lo sai? Non con le parole, ma con il silenzio. Ci contiamo, hai capito, mamma? Il dolore di Erika è totalizzante e straziante. Non riesce a superare la rabbia per quello che è successo e che si sarebbe potuto evitare. Quando si recava dai carabinieri per fare le denunce, quando chiedeva aiuto, si sentiva rispondere Iacovone, tutto fumo, niente arrosto. Quando si è confrontata con l'assistente sociale che aveva in carico il caso e le ha chiesto per quale motivo quella mattina non avesse fatto nulla, si è sentita rispondere signora, col senno del poi. A causa di questa superficialità, 2 bambini sono morti. Una mamma non ha più i suoi bambini e un'intera famiglia è straziata dal dolore. Erika è sprofondata nella disperazione, nella depressione e non riusciva più ad uscirne. Arrivata a un punto in cui nemmeno i farmaci e la psicoterapia tradizionale riusciva ad aiutarla. Ha trovato beneficio con il metodo dell'EMDR, che è un metodo psicoterapeutico strutturato attraverso il quale si affrontano e si rielaborano
i traumi attraverso una stimolazione bilaterale oculare oppure una stimolazione tattile o uditiva. È un metodo che consente di superare i traumi. È un metodo utilizzato spesso in caso di stress post-traumatico. È stato utilizzato molto dopo il disastro del Bataclan. La perdita dei figli per mano dell'ex marito è un dolore che non passerà mai. Erika però è riuscita a uscire da quel buio che la circondava, è riuscita a sconfiggere la depressione, è riuscita a ricostruire una nuova relazione e è diventata mamma per la terza volta. Non solo, nel 2015 insieme al fratello Omar ha fondato un'associazione, il 10, associazione che è a disposizione delle famiglie che hanno passato i suoi stessi problemi, soprattutto di quelle famiglie che hanno figli e che si scontrano con la violenza domestica. Erika ha chiamato questa associazione 10 proprio come il numero delle volte che aveva denunciato. A 9 anni da quei terribili fatti che le hanno completamente sconvolto la vita, Erika Patti ha deciso di scrivere un libro in assoluta sincerità, dove ha raccontato la sua terribile storia, proprio perché non vuole che una cosa simile accada a qualcun altro. Il libro, curato da Laura Bergami, una giornalista di Teletutto, si intitola Col senno di poi e io vi consiglio caldamente la lettura, è molto toccante. Io mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse, vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione, ciao!